Diamo il buongiorno anche al nostro amico Pelosetto, anche lui o lei, è lui o lei? È un lui, facciamo fare la colazione dopo la cena di ieri. Colazioncina, ti è piaciuta vai vai, buon appetito, buon appetito. Abbiamo un altro amico Pelosetto, mangia mangia. Nuova giornata su questa splendida spiaggia che ci ha accolto stanotte. Come vedete sta nascendo un festival del surf, sono arrivati centinaia di surfisti che stanno apparecchiando la spiaggia, ci sono delle belle onde, sono già tutti in acqua e qui abbiamo una distesa di tavole da surf infinita. Non abbiamo capito se è una scuola di surf o è proprio una competizione, se fanno una gara, perché ce ne sono veramente tantissimi, ma noi non faremo gara di surf, ma faremo una bella gara di cucina, nel senso che ci stiamo preparando per il pranzo di oggi. Visto che ci sono dei bei bracieri, abbiamo tirato fuori le salsicce e ci faremo poi una bella pasta con il pesto e 2 salsicce a testa alla brace. Ma prima andremo a visitare la città colorata, il villaggio, anzi chiamiamolo villaggio, chiamiamolo con il suo nome. Ci sono tutti i surfisti che prima di cimentarsi con le onde si fanno una bella corsetta di riscaldamento, mentre noi andiamo a esplorare il paesino e iniziamo da queste barchette colorate con le foto. Che meraviglia, Ma buongiorno! Buongiorno anche a Marta. Come non so si sta se ve oggi? l'avevo dato prima il buongiorno. Bene, mi sono alleggerita, quindi bene. Io vado a strati come le cipolle, no? Tac tac, tolgo gli strati. Fede è sempre in maglietta a manica corta, si sa. Però stamani effettivamente si sta bene, è aumentata la temperatura. Non abbiamo acceso nemmeno il riscaldamento stamattina. No. Un bel passo avanti. Ma l'abbiamo detto come si chiama il paese che andremo a visitare? No, ma non lo diciamo perché non me lo ricordo. Qui vedete è tutto colorato, anche il parco giochi per i bambini, oltre che le case. Ed eccoci per le vie di Agroad. Ah, si chiama così? Di fronte alla playa di Agroad. C'è scritto benissimo là sopra. Ecco com'era il nome. Oltre ad essere un villaggio famoso per il colore, per le sue pareti degli edifici tutte dipinte di colori diversi, è anche famoso per la comunità di surfisti che vive qui nei dintorni e che spesso, come abbiamo visto stamattina, solca con le tavole l'oceano, cioè è un bel vedere. E anche, l'ultima cosa, è un paese famoso anche per i suoi murales. Quindi ogni tanto per le sue viuzze trovate, come in questo caso, qualche murale scolorato. Quindi full colors. Ah, l'uccellino, guarda, hai visto? Ma è pieno con
Che colori ragazzi, sembra di essere in un paese fatto con la Lego. Vedrai, siamo sempre lì, Siamo sempre lì. Poi ci sono questi murales. C'è anche lo squalo, attenzione allo squalo. Qui c'è la scritta con le ali. Ti metti qui davanti e ti spuntano le ali. Mentre invece se ti metti qui ti spariscono le braccia, le gambe. Meglio andare via. Qui ragazzi c'è anche Capitan Findus con la sua pipetta in bocca e la sua barba bianca. Quando si tratta di mangiare lo infila da tutte le parti, Sì, però oggi andiamo di salsicce, non si va di pesce. Cioè, ha visto anche Capitan Findus, collegamento bastoncini di pesce, si Buoni. mangia. Vi rendete conto? È il villaggio dei pescatori. D'altra parte. E da questa terrazza sull'oceano vediamo il nostro mitico Ciardi e tutti i surfisti che cavalcano le onde. Ma sono una quantità stamani, una cosa... Non crediamo che sia solo la scuola. Sembra che ci sia una gara, una competizione. Sicuramente. Perché veramente hanno invaso tutto. Sono partiti da lassù dove c'è un parcheggio e man mano stanno scendendo occupando tutta la spiaggia, quindi veramente tanti. Poi tra l'altro hanno messo anche gli ombrelloni con i lettini. Sì. Della serie, se vi volete spalmare una bella crema abbronzante e mettervi il costume, i lettini ci sono. Magari una crema d'argan. Magari no, l'argan non so L'argan non è se apprezzato. ti arrostisce però, mi sa. Con questo sole che comunque c'è vento, ma il sole è caldo e picchia sodo. Vi è piaciuto il paesino colorato? Mettete tanti like, mi raccomando. A Ground, ricordatevelo, se venite nella costa marocchina qua al sud saranno circa una ventina di chilometri da Agadir, che visiteremo poi successivamente. Ora scendiamo e ci prepariamo il pranzetto. A questo punto è giunta l'ora del pranzo. Sgrassiamo bene la griglia e accendiamo il fuoco, così ci facciamo due belle salsicce.
Mentre cuociono le salsicce, qui abbiamo anche il primo. Cosa abbiamo di buono? Delle pennettine con un sughettino di ricotta e noci. Wow! Quanto manca? Mancano un paio di minuti. Ora l'ho spenta, gli ultimi 2 minuti la faccio fare in cottura senza piastra accesa, così risparmiamo anche un pochino di batteria. Salute! Salute! Dai che ci siamo, dai che ci siamo! Tutti a tavola! Pronta la pasta! Fai l'unboxing! Wow! Buon appetito! È vero? Scherzo sopra, Fede, la tovaglia pulita della lavanderia di ieri. Normale, classico. Però hai disegnato un pesce. Guarda, con la coda. Ai bellissimi incontri che si fanno on the road. Vai. Cin cin. Saranno differenti, però. Sì. Vabbè, non credo. Le testeremo. Buongiorno. Buongiorno. Con questa bella immagine da cartolina con i dromedari sull'oceano salutiamo questo meraviglioso spot che ci ha accolti 2 giorni. I nostri amici sono già partiti, hanno necessità di trovare un campeggio, quindi loro sono andati avanti e noi invece abbiamo necessità di fare spesa perché siamo a zero, abbiamo mangiato tutto. Quindi ora fra qualche chilometro c'è un paesino un po' più piccolo che diciamo ci separa da Agadir, che è la città molto grande, che ci sarà fra una ventina di chilometri. Magari, sospettiamo noi, forse è più facile farla la spesa nel paesino, non lo sappiamo. Comunque ci serve roba fresca, frutta, verdura, questa cosa qua. C'è solo un modo per saperlo. Appunto, partiamo. Mettere la prima e farci portare da Charlie. Proseguiamo. Facciamo un po' di spesa, frutta e verdura. Ci ha dato anche il mandarino da assaggiare, molto buono. Tanto ne prendiamo, perché abbiamo finito. Sì, sì, prendiamo. Stiamo attraversando la parte a nord di Agadir, lungo costa, e troviamo tantissimi resort di grande nome, tipo Hilton, eccetera eccetera. Tanti campi da golf, spiagge ultra turistiche, insomma un bel caos. Noi però vogliamo proseguire, andiamo al Marjan, dove speriamo di trovare un bel po' di roba da comprare. Abbiamo già preso un po' di frutta e verdura lungo strada, però ci serve qualcosa anche di sostanzioso, tipo carne e pesce. Dobbiamo prendere l'acqua e altre piccole cose. Siamo arrivati al Mega Marjan di Agadir. Andiamo a fare la spesa, una bella spesa, perché poi da qui in poi sarà sempre più difficile trovare le cose
importanti. Preoccupato, Fede? Eh sì. Questo margiano è gigantesco, vendono di tutto, addirittura hanno le tagine. Tra i vari prodotti che troviamo qui, anche la D blu. Noi non ne abbiamo bisogno e quindi saltiamo. Fa vedere? Questa sembra fatta bene, Sono minacciosa. Mamma mia. Addirittura il riso della Sardegna in varie varietà. Arborio, carnaroli, originario. C'è anche questo, pizza bimbo. Questa è Forse aggiungo, la pizza. Questa è la base per la pizza, quella integrale. Questa si potrebbe provare, Vai, aggiudicata. Pizza bimbo. Il pollo Mario. Qui siamo nel reparto colazione. Abbiamo anche i savoiardi, un sacco di biscotti e merendine per tutti i gusti. Anche qui ampia varietà di tè. Il couscous. Però bisogna capire la cottura, perché quello che faccio io a casa è un po' precotto. La sauce pizza originale Star pesto barilla, 3,80 € questo, Vediamo un po' la maionese. Questa è maionese, quanto costa? 1 euro? Maionese fine, questa sembra interessante. È più bello il colore. Bello il colore, questo è un po' bianco anemico. Guarda qui i pasticcini. Ma ti rendi conto? 1,60 € tutti questi, ma al meglio dei biscotti. 1,60 € tutto il pacco? Sì, lo vedi? Cavolo, ma quanto durano questi? Che ne so. Me ne prendo 2 pacchi. Qui addirittura vendono tutta la pasta sfusa in questi mega cesti. Pesce, carne. Tutte le olive sfuse, ma c'hanno un profumo. Ma senti qua, mozzarella, mamma mia, una mozzarella così 2,60 €, no via, troppo. La burrata 7 Però euro. quella mozzarella lì. Ma questa è una gioielleria, cioè guarda che roba. Qui abbiamo anche un bel po' di carne, di pollo. Ci vuole un po', è lungo fa il 5 pollo, cioè, euro. andava fatta la brace. Vai, pollo 18 euro al chilo l'orata. Tanto? Guarda qua. Pesce bello però, E dopo le varie spese, ora mangiamo. Al supermercato abbiamo comprato un botto di roba e abbiamo speso un centinaio di euro. Però ci volevano. Non è facile trovare questi ipermercati, perché questo è un iper marjan. Qui ad Agadir ce n'è uno veramente grande, fornitissimo, quindi è vero che abbiamo speso tanto, ma abbiamo fatto scorta, perché magari nei chilometri successivi non troveremo nulla. Quindi nei prossimi giorni poi ci preoccuperemo solamente della roba fresca. E poi il pesce e la carne le mangiamo fuori. È più conveniente che comprarli al supermercato. Spesso sì. Dopo il pranzetto e la spesona, volevamo fare un lavaggio. Nel frattempo c'è il dosso. Volevamo fare un bel lavaggio a Charlie perché avevamo individuato un autolavaggio self-service, ma siamo arrivati lì, sfiga ha voluto che fosse fuori uso. Non sappiamo se hanno finito l'acqua, non lo so, insomma tutti fermi. E quindi per ora Charlie rimane un po' sporchino. Quindi lasciamo il caos di Agadir, anche se non l'abbiamo vista, ma oggi è una bella giornata, vogliamo passarla sempre un po' sul mare. E qui a qualche chilometro ci sono i nostri amici che ci hanno mandato una posizione sull'oceano dove dovremmo essere un po' più tranquilli che in questo caos. E quindi li raggiungiamo. E allora vamos! Bisogna dire che Agadir è una città completamente diversa dalle altre, molto elegante, molto moderna, molto pulita, molto pulita. Bisogna anche dire che c'è un caldo allucinante, mi sto squagliando, mi sono anche bruciato ieri al sole. Sì. Bene però. 20-21 gradi. Per la mia gioia. Alle 5 di pomeriggio locali. Nel frattempo su in alto vediamo la rocca con la cinta muraria, vedete più in basso, la teleferica. Praticamente dalla città di Agadir potete prendere la teleferica per raggiungere il punto più alto e la scritta sul versante qui della montagna, ovviamente
Che sarà? Che Non lo so. vorrà dire? Non ho la più pallida idea. Cercheremo la traduzione e ve lo diremo, perché ovviamente è scritto in arabo. Abbiamo raggiunto nuovamente Rudy e Daniela in questo spot sull'oceano. Guardate che affaccio. Abbiamo questa super spiaggia che però ha un grossissimo difetto, ovvero è invasa letteralmente dai rifiuti. Tutta questa roba che vedete in terra è plastica, purtroppo. Lì abbiamo piazzato Charlie, lì abbiamo il van di Rudy e Daniela, e qui i ragazzi che giocano a pallone. I surfisti sono già usciti tutti dall'acqua e per stasera dormiremo qua. Nel frattempo arrivano anche i cavalli. Vedi, arrivano i cavalli sulla spiaggia. Com'è questo posto? Sarebbe bello, dico sarebbe perché c'è uno scempio in spiaggia di spazzatura, proprio tanta. E stavamo parlando, mi dispiace ogni volta che vedo questo panorama qua, ma mi dispiace tanto, e purtroppo anche una raccolta sarebbe un problema. Lì c'è un secchione, potremmo fare un sacchetto simbolico, una busta simbolica a monito, perché come sapete noi siamo come il colibrì, facciamo, raccogliamo una gocciolina per spegnere l'incendio. Per spengere l'incendio, e ognuno fa la sua parte. Vediamo, anche solo per sgranchirsi un po' le gambe. Condividere un'amicizia non è solamente mangiare 2 salsicce intorno a un fuoco, che anche quelle ci riesce bene. Che ci riesce bene, bisogna dire, ma è anche quello di unire le forze per cercare di migliorare il mondo in cui viviamo. Quindi, come potete ben intuire dai guanti, dai sacchetti e dalle bacchette, cercheremo di fare una raccolta, quello che possiamo, per ringraziare questo luogo di averci ospitati, perché è sempre quello che, no, che ci fa piacere fare, e per lasciare, come è il motto di Un Sacco Pulito, questo luogo meglio di come lo abbiamo trovato. Noi ci proviamo. Esatto, sarà ardua. Qui purtroppo potete vedere tutto lo scempio che troviamo dinanzi ai nostri occhi. È veramente una roba che ti lascia senza parole. Ci vorrebbero 500 persone tutte organizzate, armate di fucili e sacchi, e poi qualcosa si fa, però Non è mai abbastanza, però questa spiaggia sicuramente verrebbe un pochino ripulita. C'è delle cose allucinanti.
E questo ragazzi è il bottino che abbiamo raccolto in quanto? Mezz'ora, un'ora al massimo? Sì. 11 sacchi di immondizia. Ora li andremo a scaricare nel secchione che c'è qui sopra. Abbiamo raccolto una parte, ce ne sono tantissimi, ma speriamo che possa essere di monito, si dice così, per Sì, tutti quelli di esempio, direi, di esempio. a chi ci ha visto, qualcuno è passato, ci ha salutato e magari abbiamo lanciato, no, la famosa gocciolina nell'oceano che ci fa piacere lanciare, insomma. Ma la vera ricompensa ragazzi è un'altra. Abbiamo fatto tutto questo per soldi, guardate, abbiamo trovato 500 euro. Stasera pizza? Pizza per tutti? Pizza per tutti. Lo offriamo Pizza, a Lilton, tutto. c'è Lilton, Andiamo a Lilton? Ma allora oppure giochiamo al Monopoli. al Monopoli, esatto.